We begin our class. Ora iniziamo la classe. You'll never be a good astrologer if you just study books. Non sarete mai un buon astrologo se studia soltanto i libri. You have to correlate what we learn from books with the energy of life. C'è da connettere ciò che impariamo dai libri con l'energia della vita. See, that's why I say we should pay attention to how every day feels. Quindi per questo dico, dovremo prestare attenzione su come ogni giorno si sente. And you know, we can, for that, look at the newspaper a little bit, not too much. Per quello possiamo guardare poco il giornale, non troppo. Because we don't want to pull our mind down into all the problems. Perché non vogliamo tirare giù la mente in tutti i problemi. But we want to see what is the correlation between the sky and the events on the earth. Però vogliamo vedere la correlazione tra il cielo e ciò che sta accadendo sulla terra. So a real good way to learn astrology Quindi un buonissimo modo per imparare l'astrologia is to make a horoscope for the moment that something begins. è fare l'oroscopo per il momento che inizia una cosa. So this is the horoscope for today, Quindi questo è l'oroscopo per oggi, for the beginning of this class. per l'inizio di questa classe. So ninth house is, what's the name of ninth house? Cos'è il nome della nona casa? House of Dharma, right? La casa del Dharma. And so that, Trikona house, yes, yes. So the Trikona house, see, that's good. There's a lot of associations. Quindi ci sono tante associazioni. You see, but when we go through each house, Quando guardiamo ogni casa, see, there's a typical name that is used. c'è un nome tipico che si Like fifth utilizza. house is called House of Children. Come la quinta si chiama la casa dei figli, Fourth house is called House of Mother. la quarta la casa della madre And the ninth house is called House of Dharma. e la nona è la casa del Dharma. And that is House of Guru and the Sentiero, spiritual path. È la casa del guru e il sentiero spirituale. See, so Mars is representative of ninth house. Quindi Marte è il rappresentante della nona casa. We say he is the ruler of the ninth house because ninth house is Aries. Diciamo che è il governatore della nona casa perché la nona è il segno dell'Ariete And Mars is ruler of Aries. e Marte è il governatore di So you Ariete. see, this is a union of influences. Quindi è un'unione delle We have influenze. the natural energy of Mars. Ci abbiamo l'energia naturale di Marte, Remember his natural status? ricordate lo stato naturale. So Mars naturally is malefic. Quindi Marte naturalmente è malefico. Why? Perché? Because he's fire. Perché è fuoco So he can be aggressive, e può essere aggressivo, passion, passioni, violence. anche violenza. But he can also be motivation. Però Marte può anche essere motivazione. If our Mars is under control, Se il Marte è sotto if controllo we can guide him in a good way, e noi riusciamo a guidarlo nella maniera giusta, he's our energy. è la nostra energia. And in yoga, that would refer to our third chakra, E nello yoga questo riferisce al terzo chakra, which is our source of our physical fire. che è la fonte del nostro fuoco fisico. In astrology, you don't want to just think, you want to observe Nell'astrologia non vuoi soltanto pensare, vuoi anche osservare and to feel. e anche sentire. So I was just talking about Mars Quindi io stavo appena parlando di and Marte about his connection to the ninth house. e sulla sua connessione con la nona casa. And I said Mars is therefore spiritual E ho detto quindi Marte è spirituale and he can be energy. e può essere energia. So then I said, what about Venus? E ho detto allora a proposito di Venere, And Massimo gave a very quick answer. e Marte ha dato una risposta velocissima. And what color shirt is he wearing? E qual è il colore della maglietta? And because I know his horoscope, he is an Aries type of person. E perché io conosco l'oroscopo suo, è un tipo Ariete. You see, so here is the Mars in the ninth house energy being represented. Quindi il rappresentante del Marte che governa la nona casa è rappresentato da lui. You see, so the point here is, Il punto qui è, this isn't just a theoretical horoscope. questo non è soltanto un oroscopo teorico, It should be a description of the energy that is happening right here, right now. dovrebbe descrivere l'energia che sta accadendo proprio in questo momento. So we had a correspondence.
abbiamo una corrispondenza. Okay, so now what other correspondence can you think of? Quale altra corrispondenza è che si può pensare? Massimo said that Mars is Raja Yoga Karaka, Massimo ha detto che Marte è Raggi Yoga Karaka, which means he's a special planet for Leo ascendant. che significa è un pianeta speciale per l'ascendente Leone. Perché dovete tutti sapere che l'astrologia vedica utilizza lo zodiaco siderale, Which means the actual constellations, che vuol dire le costellazioni attuali, not the seasons like in the Western astrology. non le stagioni come nell'astrologia occidentale. And the constellations are far away, right? E le costellazioni sono distanti, giusto? You know, the famous Pleiades in Taurus Le famose Pleiadi in Toro is 300 light years away. sta a 300 anni luci distanti. That's pretty far from a human point of view. È molto distante dal punto di vista umano, But from an astrogeophysicist point of view, it's close. ma da punto di vista di un astrofisico è vicino, So it's our neighborhood quindi è la nostra vicinanza in the Milky Way galaxy. nella galassia della Via Lattea. But Venus is like the ambassador representing the stars of Taurus. Ma Venere è come l'ambasciatore che rappresenta le stelle di Toro. And she's in our solar system, close to us. E lei sta nel nostro sistema solare, molto vicino. And she represents their interests. E rappresenta le loro You interessi. see, so Venus, half of Venus is positive, Quindi la metà di Venere è positiva, half of Venus is feminine, una metà è femminile, masculine, feminine, maschile e femminile. and the masculine part of Venus is Libra, E la parte maschile di Venere è Bilancia. and the feminine part of Venus is Taurus. E la parte femminile di Venere è Toro. Dovresti pensare, Venus is ruling 10th house. Venere governa la decima casa, Venus is ruling 3rd house. Venere governa la terza casa. So the yoga of this Quindi lo yoga di questo is the ruler of the 9th house, 4th house, 10th house, and 3rd house together. è i governatori della nona casa, la quinta casa, la decima casa e la terza casa, tutti insieme. Because those are the 4 houses represented by Mars and Venus. Perché queste sono le 4 case rappresentate di Marte e Venere. Quindi il Sole è causale, Moon is astral, Luna è astrale and ascendant is physical. e l'ascendente è fisico. So when you look at the horoscope, Quindi quando guardiamo l'oroscopo, if you're looking at the regular ascendant, se guardiamo l'ascendente normale, you're seeing events, vediamo gli eventi, like what is happening. ciò che sta accadendo. If you look at from the moon ascendant, Se guardiamo dell'ascendente della Luna, you're seeing more the mental reality. vediamo più la realtà mentale. So if you look at your horoscope from the point of the moon, Quindi se guardi l'oroscopo tuo dal punto della Luna, you're seeing how you feel. vedrai come ti senti, Your like emotional reality, la tua realtà emotiva psychological e reality, psicologica and all of that. e tutto ciò. And on the higher level, E sul livello can superiore be intuitive potrebbe essere intuitivo, if we have trained our mind. se abbiamo allenato la mente. And the Surya represents our spirit. E Surya rappresenta il nostro spirito. So there's like 3 realities, like transparencies on top of each other. Quindi ci sono 3 realtà che sono cose come trasparenze, una sopra l'altra. One top of the other, right? Una sopra